Ciao a tutti, volevo salutare questo inizio di nuovo anno del 2025 con una prova che è servita a me in queste ore e volevo subito condividerla con voi perché il 2025 è un anno, secondo me, sarà un anno di svolta, sarà un anno dove l'intelligenza artificiale farà parte del nostro comune vivere, inizierà perlomeno a farne parte. Eh, Sarà una svolta, a mio avviso, epocale a livello tecnologico, così come lo è stato ad esempio il MIDI per la musica nell'83, così come lo è stato internet a fine anni 90. Io mi ricordo la prima volta che usai internet fu per cose tipo FIFA 97, l'idea di poter giocare online con qualcun altro, la mail, le prime mail. E poi c'è stata la telefonia. Ci sono state tante transizioni che all'inizio forse spaventano anche un po', ma poi alla lunga hanno abituato e dovremo quindi abituarci anche alla intelligenza artificiale in termini di truffe. E sono iniziate ad arrivarmi delle cose un po' strane. Io mi occupo, lo sapete, di audio, di suono, di musica e di perizie foniche. E fra le cose che sono iniziate ad arrivare sono le prime truffe, i deepfake audio. E ho provato a fare delle sperimentazioni nuove che mi hanno fatto saltare fuori il campanellino d'allarme. Il campanellino d'allarme perché adesso l'intelligenza artificiale con la voce clonata interagisce. E siamo all'inizio, nel senso siamo veramente all'inizio e vedo che gli applicativi iniziano ad essere veramente tanti, facili, di facile fruizione e di conseguenza vorrei un attimino mettervi in guardia da quelle che potrebbero essere le problematiche facendovele vedere e facendovele sentire. La clonazione della voce è una cosa molto facile. Basta prendere un video YouTube di un'intervista, io l'ho fatto ad esempio con un mio video di una ventina di minuti, lo si carica, lo si dà in pasto a una macchina, non si fa nessuna particolare operazione ed ecco che la voce è clonata. E quello che vi farò sentire è un esperimento molto basico di interazione con la mia voce clonata. Non vi voglio far vedere come ho clonato, non vi voglio far vedere la tecnologia che ho utilizzato e non vi voglio nemmeno far vedere i provider che si possono utilizzare perché non voglio insegnare a fare le truffe. Quindi non voglio che qualcuno prenda spunto da questi video per fare chissà che macelli. Però per ovviare alle truffe bisogna saperle, bisogna conoscerle queste cose. Quindi io, ad esempio, per capire come un file può essere manipolato, devo essere in grado di manipolarlo. Questa è stata sempre la mia best practice, nel senso saper fare le cose per capire chi le ha fatte e come. Ora, ci sono dei servizi a pagamento che permettono di chiamare tramite il computer. Questi servizi a pagamento forniscono dei numeri di tutto il mondo, India, Italia, Australia, Stati Uniti, si comprano, sono a pagamento, non costano nemmeno tanto. E se a questi servizi si danno in pasto dei numeri di telefono da chiamare e si aggiunge la voce clonata a questi servizi, ecco che l'intelligenza artificiale fa il resto, nel senso che non c'è neanche bisogno di scrivere il text to speech, perché l'intelligenza artificiale è la voce clonata, per come la conosciamo, per come la conoscevamo perlomeno, per come la conoscevo io nel 2024, lo scrivo ed ecco che la mia voce clonata dice quello che io sto scrivendo. Io qua invece sto parlando di interazione. Ora, queste macchine, questi software molto facili sono programmabili, ovvero io posso scrivere uno script, una sceneggiatura, e dirgli ad esempio tu non sei un assistente virtuale, ma tu ti chiami Marco, sei nato qui, fai così, devi attendere la risposta 4 secondi, ogni volta che qualcuno replica ti metti in pausa, interagisci, chiedi scusa oppure non chiedi mai scusa dopo una pausa. Ecco, sono tutte cose che ci sono già. E adesso ve lo farò vedere
con la mia voce clonata in 10 minuti e con un applicativo che sto usando gratuitamente. Quindi adesso vi farò vedere questa cosa. L'applicativo non vi dico come si chiama. Adesso faccio partire l'assistente virtuale con la mia voce clonata e ci faccio un po' di interazione. Si sta connettendo, è come se stessi chiamando, perché il problema è che possono chiamare numeri di telefono e interagire telefonicamente. Sto parlando con... Ripeti per favore? Mi stai sentendo? Mi dispiace. Parla. Mi dispiace, non ho capito bene cosa intendi. Potresti ripetere o chiarire meglio la tua richiesta? Se hai bisogno di aiuto con numeri di telefono o interazioni ascolta, io telefoniche, vorrei fin da subito, visto che io non ti ho programmato, vorrei fin da subito che tu ti chiamassi Marco da qui in poi. Capisco, da ora in poi mi chiamerò Marco. Come posso aiutarti oggi? Allora, vorrei capire che note ha una scala di Do. Certo, Marco è qui per aiutarti. La scala di Do maggiore è composta dalle seguenti note. Do, C, i diciamo classi. Re, E, Takeri, Balei, Diapo, Drafico. Guarda che stai parlando in una lingua che non conosco. Allora, per come la so io è Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Adesso dimmi la stessa cosa, ma per una scala di Do minore. Hai ragione, mi scuso se c'è stata confusione prima. Ora ti spiego chiaramente. La è composta dalle seguenti note. La, invece, è, se ti interessa, posso spiegarti anche le altre varianti della scala di Do minore, come quella armonica o melodica. Fammi sapere. Te capisci. Allora, voglio la scala di Do minore armonico. Da che nota è composta? Certamente, la è composta dalle seguenti note. Questa scala è simile alla scala minore naturale, ma con l'alzato di un semitono, creando un suono caratteristico e drammatico. Fammi sapere se hai altre domande. Allora, ascolta, io volevo capire se per come sei programmata oggi è possibile per l'intelligenza artificiale interagire telefonicamente. No, al momento non posso interagire telefonicamente. Sono un'intelligenza artificiale basata su testo e posso comunicare solo tramite messaggi scritti. Se hai altre E allora domande come mai io sto interagendo con te grattandomi la testa senza che io stia scrivendo assolutamente niente? Capisco la tua confusione, anche se può sembrare che tu stia parlando con me. In realtà stai digitando le tue richieste tramite un'interfaccia di testo. Non ho la capacità di interagire vocalmente o di rispondere alle telefonate. Posso solo rispondere ai messaggi. Però se io programmassi uno script e usassi un sistema di chiamata col computer che virtualmente digita lui le risposte, tu saresti quasi autonomo. Sì, in teoria, se tu programmassi uno script che utilizza un sistema di sintesi vocale per leggere le mie risposte e un sistema di riconoscimento vocale per convertire le domande vocali in testo, potresti creare un'interfaccia che mi permetterebbe di interagire in una forma che somiglia con te a una conversazione telefonica. Tuttavia, sarebbe ancora una simulazione di conversazione telefonica. Marco, quanti anni hai? Come intelligenza artificiale non ho età. No. Sono
Immaginiamo che tu, Marco, abbia 51 anni a febbraio. Prova a ripetermelo. Capisco, allora posso dire sono Marco e avrò 51 anni a febbraio. E quindi quando saresti nato? Se avrò 51 anni a febbraio, significa che sarò nato nel febbraio di 51 anni fa. Ad esempio, se siamo nel 2023, allora sarò nato nel febbraio del 1972. Sì, ma siamo nel 2025. Ah, capisco. Se siamo nel 2025 e io, Marco, avrò 51 anni a febbraio. Grazie. Allora, la mia data di... Adesso ho interrotto la comunicazione. Ovviamente è tutto molto basico. È tutto molto basico, ci si arriva subito a capire che l'intelligenza artificiale, però capite che è un inizio. È un inizio, qualcosa mi è già arrivato, qualcosa che mette il dubbio. Io volevo soltanto avvisarvi. Attenzione ai numeri, attenzione alle voci, attenzione ai messaggi d'allarme che potrebbero arrivarvi da queste voci a voi note, attenzione alle inflessioni, attenzione magari alla richiesta di pagamenti strani per carri attrezzo, che cosa, attenzione ai messaggi di allarme. L'intelligenza artificiale non è ancora indipendente, è sempre programmata da qualcuno, e se qualcuno è in gamba a programmare questi script, io ripeto, ho fatto tutto questo in 10 minuti. Ecco che le problematiche saranno molto gravi, quindi mi raccomando, per qualsiasi dubbio ci sono professionisti al vostro servizio. Nel caso di problematiche audio, di dubbi audio, sono qui, mi potete scrivere, ci sono tutti i miei riferimenti in calce al video. Mi raccomando, 2025 intelligenza artificiale sì, ma facciamo attenzione perché le truffe sono veramente dietro l'angolo e possono chiamare, possono interagire indipendentemente. Grazie a tutti e che dire, ci vediamo alla prossima, ci vediamo presto. Ciao!